Nel milieu, il sottobosco criminale francese, esistono personaggi incredibili. Pensate a Marsiglia, quella bellissima città che si affaccia sul Mediterraneo e che è stata nell'immaginario degli scrittori, ma anche nelle cronache giudiziarie, nella cronaca nera, l'epicentro di tanti fatti criminosi o criminali. Pensate al reclutamento di uomini in fuga dalla legge, che per un motivo o per l'altro devono sparire e che riappaiono poi con un altro nome, con altri abiti, con altri incarichi, dalla parte opposta del mondo. Tutto questo è il mondo dei mercenari, uno dei mestieri più antichi del mondo. Sì, non c'è solo quel mestiere più antico del mondo di cui abbiamo già parlato nel video dedicato alla legge Merlin. Anche il soldato di Ventura, il soldato che combatte non per un ideale, non per una bandiera, ma per i soldi, è uno dei mestieri più praticati. E nel Novecento, il secolo scorso, ha trovato una nuova linfa, una nuova ragione d'essere, soprattutto in quel meraviglioso, enorme, complesso continente che è l'Africa. Oggi parliamo di uno di questi mercenari, un uomo il cui nome è diventato leggenda, un uomo ossessionato dall'Africa, non tanto per quel mal d'Africa di cui parlava la scrittrice Cookie Gallman, quanto per la possibilità di prendersi un posto al sole e anche qualche rivincita personale in un ambiente così bello, così selvaggio e così complicato. Oggi parliamo di lui, Gilbert Bujoux, meglio noto come Bob Denard, il re dei mercenari. Da che parte iniziare a parlare di Bob Denard? Potremmo raccontare semplicemente le sue imprese, o potremmo partire dall'inizio, dalla sua infanzia. Ma questa volta cerchiamo di tratteggiare prima di tutto un ritratto ideologico di Bob Denard. Non si diventa mercenari per caso, non ci si improvvisa. Occorre avere prima di tutto una solida preparazione militare, quindi essere stato in qualche corpo speciale o comunque aver prestato servizio sotto le armi, saper maneggiare un'arma, ancor di più sapere come comportarsi sotto il fuoco, capire come agire nel caso di pericolo, saper coordinare i propri compagni e avere qualche rudimento di tattica. Bob Denard era tutto questo. Aveva iniziato la sua carriera militare nella Marine Nationale, la Marina francese. Aveva svolto un servizio in Indocina, ma il suo vero motore per le sue azioni era la sua fede anticomunista. Era stato cresciuto da una famiglia molto cattolica e molto nazionalista. Suo padre era stato un amministratore coloniale e lui stesso era cresciuto in quel ambiente così intriso di nazionalismo francese, ma non in senso esattamente gollista, un nazionalismo più esasperato, quasi petenista, quasi da Vichy, e di fedeltà alla nazione, che lo avevano portato a un certo punto a partecipare a un complotto per assassinare Pierre Mendès France, presidente all'epoca del Consiglio dei Ministri in Francia. Per questo motivo, alla fine degli anni 50, Gilbert Bujoux doveva sparire dalla circolazione. Non poteva più stare in Francia dopo aver trascorso tra l'altro un anno e mezzo in prigione. Con alle spalle quella sua esperienza in Indocina, poi dei trascorsi in Marocco come macchinista e meccanico delle ferrovie e con delle ottime conoscenze tra gli ex militari francesi e soprattutto della legione, Denard all'inizio degli anni 60 aveva fatto fagotto ed era andato in Africa. Non era stato il solo. Immaginate l'Africa tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. È un continente in tumulto, uno dopo l'altro. I vecchi protettorati, le vecchie colonie europee si staccano e proclamano l'indipendenza. A volte l'indipendenza è tranquilla, il trapasso dei poteri è regolare e non succede niente. Altre volte ci possono essere delle lotte di potere o addirittura la potenza coloniale può opporsi in qualche modo. È il caso del Congo, l'unica colonia del Belgio. Il Congo che si proclama indipendente, ma che al suo interno ha già dei grossi problemi. Problemi che nascono dalla diarchia tra Joseph Kasavubu, il Presidente della Repubblica, e Patrice Lumumba, il Presidente del Consiglio. Due persone che hanno visioni opposte. Kasavubu è più europeo, è stato allevato dai belgi, ha un'idea di nazionalismo congolese, ma vincolato almeno fino a nuovo ordine, fino alle necessità di completa emancipazione all'ex potenza coloniale. Lumumba è di tutt'altro segno, è socialista, ha studiato a Mosca, vuole un'indipendenza totale e ha anche una certa dose di razzismo verso gli europei bianchi. Poi c'è il terzo incomodo, si chiama Mosè Chombe
ed è katanghese. È originario cioè di quella provincia chiamata Katanga, che è la più ricca in termini minerari di tutto il Congo. Attorno alla città di Elisabethville sorgono le miniere dell'Union Minière del Belgio. Miniere che estraggono materiali molto preziosi, rame, stagno, uranio, diamanti, ricchezze cui il Belgio non è disposto a rinunciare tanto facilmente, soprattutto a favore di un primo ministro come Lumumba che vorrebbe sfruttare tutte quelle preziosità dal sottosuolo per rendere completamente indipendente il Congo e sottrarlo a qualsiasi controllo straniero. Ecco qui si sviluppa la prima guerra civile all'interno del Congo. E in questa guerra civile c'è spazio per chi è in fuga da altri problemi e ha una buona conoscenza delle armi. I mercenari. Sono di diverso tipo gli mercenari in Congo. Ci sono gli ex militari di origine britannica, quindi inglesi, irlandesi, scozzesi, sudafricani, gente che ha combattuto nella seconda guerra mondiale, ha combattuto sotto le insegne dell'ONU e che adesso ha deciso di mettere a frutto il proprio sapere. Ma ci sono anche criminali in fuga. Ci sono ad esempio criminali di guerra che non possono tornare a casa, oppure galeotti che sono scappati da qualche prigione e che cercano in Africa una nuova vita, soldi, gloria, anche una nuova identità. Bob Denard è uno di questi ultimi. Quel problemino con Pierre Mendès France ha lasciato degli strascichi e lui in Congo mette radici. Comincia lottando dalla parte dei katanghesi. È uno degli uomini di fiducia di Tshombe. Lo accompagna nella lunga guerra contro il governo centrale, finché non interviene l'ONU, finché la guerra finisce e viene siglato l'armistizio. Ma non resta tanto con le mani in mano Denard. Nel periodo della pace, o della presunta pace, che in realtà è una pace armata in Congo, si sposta nello Yemen. Yemen che in quel periodo è devastato da una guerra quasi civile tra i fedeli del monarca e la nuova repubblica che è appoggiata dalla Repubblica Araba Unita, cioè dall'unione tra gli egiziani di Nasser e i siriani. Denard mette a frutto ciò che ha imparato ulteriormente in Congo per insegnare tecniche di guerriglia all'esercito del monarca yemenita. Poi viene richiamato dove? Sempre in Congo. Diventa un'ossessione quella del Congo, perché nel 1964 succede qualcosa. Quello che è sempre stato uno stato molto complesso vede una nuova ribellione. Lumumba non c'è più, è stato ucciso barbaramente prima che finisse la prima guerra del Congo, ma dei seguaci di Lumumba, a cominciare da Pierre Mulele, decidono di avviare una rivolta. Verrà chiamata la rivolta dei Simba. È una rivolta tribale. I giovani delle aree centrali del Congo, animati da Mulele e soggiogati a livello psicologico dai santoni, indossano gli abiti tribali, si dipingono il corpo con le pitture da guerra e attaccano l'esercito, spaventando la morte. Non hanno armi, o meglio, hanno solo archi, frecce, qualche lancia, ma nulla a che vedere con le armi moderne. Eppure le truppe regolari dell'ANC, l'Armée Nationale Congolaise, scappano terrorizzate all'arrivo dei Simba. Simba che riescono a conquistare intere aree del paese e quando conquistano le città, la prima cosa che fanno è fare la caccia al bianco. Attaccano le residenze degli europei, li portano nelle strade, li picchiano, li linciano, stuprano uomini e donne, fanno dei grandi falò e gettano i cadaveri o addirittura le persone ancora vive nel mezzo. È una mattanza. Per questo motivo i mercenari vengono richiamati in zona, perché il nuovo primo ministro del Congo è Moïse Tshombe. Ha deciso di richiamare i suoi vecchi amici, perché solo loro, che ormai tutti conoscono come les affreux, i terribili, possono prendere in mano la situazione e risolvere il problema. E lo risolvono in maniera dura ma efficace. La ribellione dei Simba viene chiusa nel giro di nemmeno un anno. Liquidati. Mulele è costretto ad andare in esilio. I Simba sono uccisi uno dopo l'altro. Tutto a posto, tutto finito. No, perché nel frattempo avvengono nuovi colpi di Stato. Tshombe viene spedito in esilio. Al suo posto c'è Joseph Désiré Kasavubu, ma soprattutto c'è lui, Mobutu Sese Seko, come si farà chiamare successivamente. Ex sergente della Force Publique, che è diventato colonnello, poi generale, saltando i gradi, e ha acquisito sempre più forza. Mobutu diventa il vero uomo forte, l'uomo dal pugno di ferro del Congo, e non sopporta che in loco ci possano essere ancora i gendarmi katanghesi, fedeli a Tshombe, e i mercenari bianchi. Quindi avvengono due rivolte. La prima è nel 1966. Tocca ai katanghesi, che sobillati da alcuni ufficiali bianchi, si rivoltano e cercano di rovesciare Mobutu. Va malissimo, vengono massacrati tutti qua. Ma Mobutu non si fida nemmeno
di quei mercenari che hanno fatto spallucce e si sono girati dall'altra parte mentre i katanghesi si rivoltavano. Così nel 1967 inizia a preparare i piani per liquidare i battaglioni di mercenari, i cosiddetti commandos. Denar è il comandante di uno di questi commandos. La sua unità è un'unità mista, di lingua prevalentemente francese, ma dentro ci sono anche italiani e tedeschi. Da sempre mantenuto molto distante e separato da altre unità, ad esempio i commandos di lingua inglese, dove tra l'altro si praticava un aperto razzismo nei confronti delle truppe locali. In questo senso, Denar è abbastanza simile a Jean Schramm, detto Jacques, detto Black Jack, un ex colono e coltivatore belga che è diventato mercenario non tanto per sfuggire alla giustizia quanto per vocazione, per preservare la propria piantagione. Lo abbiamo già visto in un altro video che trovate nel canale, La rivolta dei terribili. Nell'estate del 1967 i due si ritrovano a colazione per decidere il da farsi. Sanno entrambi che Mobutu li vuole espellere dal paese assieme a tutti gli altri mercenari e vuole liquidare le forze di gendarmi che arrivano dal Katanga. Entrambi decidono di rivoltarsi. Certo, Schramm non si fida fino in fondo di Denar, perché Denar è un personaggio estremamente subdolo, ha rapporti col governo francese, lo sanno tutti nell'ambiente, soprattutto in quello dei mercenari. E tra mercenari la parola d'onore è sacra. Vendersi a un governo non è mai una buona idea. Schramm vuole restare sostanzialmente indipendente. Denar prende ordini il più delle volte da Parigi, attraverso altri personaggi. È il caso del colonnello Lamoulin o del colonnello Roger Faux. Sono loro a passargli le informazioni, che a volte anche a dargli le indicazioni su come muovere. La rivolta comunque inizia bene, ma prosegue malissimo. Schramm commette un errore strategico, facendo ritirare un suo sottoposto, il capitano Noël, dalla città di Bukavu, appena conquistata. E Denar nel corso dei primi scontri a Stanleyville rimane ferito alla testa. Un colpo di pistola, si dice vagante, si dice sparato per errore, altri dicono invece sparato apposta, lo raggiunge al cranio. È grave. Viene evacuato in aereo immediatamente a sud, in Angola e in Rhodesia. È lì che assiste alle fasi della ribellione e soprattutto al soffocamento della ribellione, che viene strozzata. I mercenari bianchi presenti a Lualaburg vengono massacrati. Quelli fedeli a Schramm intraprendono una lunga marcia nella boscaglia assieme agli europei che vogliono salvarsi dalle rappresaglie di Mobutu e tornano a Bukavu. Da lì, dopo un lungo assedio, passeranno in Ruanda accettando l'internamento. Denar cercherà in più e più modi di rompere la situazione, organizzando una quinta colonna che, partendo proprio dall'Angola, rientri in Katanga per scatenare un secondo fronte della ribellione. Non ce la farà. I suoi uomini dovranno tornare indietro dopo breve tempo. Fallita la rivolta dei mercenari, non è finita la carriera di Bob Denar, che anzi continua nella sua magnifica ossessione per l'Africa. Si sposta ad esempio in Nigeria nel corso della guerra civile biafrana. Certo è meno presente rispetto a altri comandanti europei come Peters, ma anche lui recita un ruolo nel tentativo di preservare l'indipendenza del Biafra, che si è staccato, l'abbiamo visto in un video che trovate nel canale, dalla Nigeria per preservare l'etnia Igbo. E dopo continua. Finito il discorso con il Biafra, si passa al Marocco, dove Denar arriva come consigliere militare di re Hassan II, ma in breve tempo viene coinvolto in un tentativo di colpe contro Gheddafi in Libia. Hassan II non sopporta l'iperattivismo del Rais di Tripoli e quindi organizza un colpo di stato ai suoi danni e finanzia Denar affinché riesca a deporre una volta per sempre quell'uomo così pericoloso. L'operazione non andrà bene, perché alla fine lo stesso Hassan II ritirerà i finanziamenti e chiuderà tutto. Secondo i maligni sarebbe arrivato il dietrofront da parte dei servizi francesi, quegli stessi servizi che dirottano Bob Denar in Angola, nelle fasi finali della guerra di indipendenza. In Angola ci sono 3 formazioni combattenti che si oppongono al regime portoghese, quello prima di Salazar e poi di Caetano. Ma uno di questi, quello guidato da Agostinho Neto, è effettivamente un movimento di indipendenza. Gli altri 2, guidati da Jonas Savimbi e da Holden Roberto, in realtà vogliono scendere a patti con gli ungheresi. Lo SDC, cioè i servizi francesi, mandano Denar nel 75 in Angola per fungere da istruttore dell'unità di Jonas Savimbi. Non ce n'è bisogno. Savimbi ormai ha già perso buona parte
del proprio appeal e l'unità in ritirata. Allora Denard decide di mettersi in proprio. Basta ricevere ordini dalla Francia, basta difendere quell'idea della France-Afrique, cioè di quella Francia che interviene in Africa e di quell'Africa che un tempo era francese e che la Francia vorrebbe ancora tenere sotto il proprio controllo. C'è un arcipelago molto piccolo al largo del Mozambico, sono le isole Comore, ed è lì che si sviluppa la seconda magnifica ossessione di Bob Denard per l'Africa. Dopo il Congo, le Comore diventano il regno vero e proprio di Bob Denard, che interviene in zona più e più volte. Denard arriva per la prima volta nelle Comore il 13 maggio del 1978. Lo fa dopo aver intessuto un lungo rapporto con Ahmed Abdallah, che originario proprio delle Comore, si era rifugiato in Sudafrica meditando di prendere il potere dopo essere stato defenestrato quando era presidente. Ironicamente era stato proprio Denard, in veste di consulente esterno, a organizzare il colpo di Stato che nel settembre del 75 aveva portato Ali Soili a diventare presidente proprio ai danni di Abdallah. Il 29 maggio del 1978 è Denard in persona a guidare l'assalto al palazzo presidenziale delle Comore, uccidendo Soili e rimettendo al potere Abdallah. Da quel momento Denard diventa il vero padrone delle Comore. È lui ad addestrare la guardia presidenziale, 600 uomini che giurano fedeltà prima a Denard, che chiamano tutti l'Eveillard, cioè il vecchio, o Baku, il saggio, piuttosto che al presidente. Denard è così innamorato delle Comore da convertirsi all'Islam, adottando un nuovo nome, Said Mustafa Mjaidou, e dedicandosi addirittura al sviluppo infrastrutturale. È lui stesso a dirigere la costruzione di nuove strade o la realizzazione di una fattoria enorme a Sangali. La sua autorità è sostanzialmente incontrastata. Per tanto tempo le Comore sono il regno di Bob Denard, almeno finché non muore Abdallah. Da quel momento in avanti, a poco il regime si sgretola e Denard riprende i contatti non solo con la Francia, anche col Sudafrica. È proprio il Sudafrica a sradicarlo dalle Comore e a mandarlo in Chad a sostenere la ribellione di Hissenabre contro il presidente filolipico Gukunio Edei. Quando Abdallah, conscio del ruolo sempre più pressante degli uomini di Denard, decide di liquidarlo, non fa nemmeno in tempo a vedere realizzato il proprio sogno. Abdallah è morente pochi istanti dopo la firma del decreto. Non è un ictus, non è un infarto a stroncarlo, no, è un ufficiale delle forze armate comoriane, che decide di intervenire per mettere fine a quella che viene vista come un'ingerenza totale di Bob Denard, o addirittura, secondo altri, per evitare che il presidente ci ripensasse dopo aver deciso di disarmare la guardia presidenziale. Denard scappa dalle Comore, ferito, e si rifugia in Africa, nell'Africa continentale, esattamente a Pretoria. È lì che incontra altri uomini d'affari, in realtà inviati dal governo francese, che gli mettono a disposizione parecchi fondi per tentare di riprendersi le Comore. E ci riprova Denard. Ci riprova alla fine del settembre del 1995, quando sbarca nell'arcipelago con dei gommoni Zodiac stracarichi di uomini e di armi. Il suo obiettivo è rovesciare il nuovo presidente, eletto 5 anni prima, ma la sua avventura dura poco, dura molto poco. Sulle Comore, infatti, prima di lui è sbarcato un contingente francese, 600 uomini delle forze di pace, che in breve tempo circondano l'accampamento di Denard sulla spiaggia e lo costringono alla resa. Denard prima di tutto cerca di salvare i suoi uomini, quindi tratta l'amnistia e poi si arrende. Sa che lo attende un processo, ma ce ne saranno tanti, davvero tanti. Nel frattempo Denard si ammala al morbo di Alzheimer, quindi non vedrà mai più il carcere. Morirà il 13 ottobre del 2007, ma sul suo conto si addensa una leggenda sempre più nera, sempre più fosca. Viene accusato Bob Denard di aver partecipato al genocidio ruandese prima di aver tentato la riconquista delle Comore. Viene accusato da un giudice italiano, Guido Papalia, procuratore della città di Verona, di aver reclutato mercenari tra gli estremisti neofascisti e neonazisti per intervenire ancora in Africa e per atti di terrorismo in Europa. Viene accusato di aver trafugato all'estero grandi quantità di oro e di diamanti dal Congo e ovviamente anche dalle Comore. Se ne sentono di tutti i colori sul suo conto. Resta una leggenda, quella attorno a Bob Denard. Alcuni mercenari lo ricordano con affetto
le vieillarde, il vecchio come lo chiamavano. Altri, è il caso di Schramm, lo criticano, dicono che in realtà fosse un tattico mediocre, un uomo incline a bere e a non cogliere le reali opportunità. Dove sta la verità? Dietro le foto di Denard, in divisa mimetica, col basco, con i suoi caratteristici baffoni a manubrio, dietro quello sguardo acuto, penetrante e il sorriso che terrorizzava i suoi stessi uomini, resta il sogno della France-Afrique, resta l'epopea di gente in fuga dalla giustizia, che indossando di nuovo una mimetica, con dei gradi diversi, non canonici, con il teschio e le ossa incrociate, portati con orgoglio sulle spalline o allo scudetto omerale, terrorizzava mezza Africa. Si faceva chiamare les affreux, i terribili. Svolgevano un ruolo di soldati sul posto per conto terzi, a volte per i signorotti locali, altre volte per interessi più grandi, come quelli di stati europei o addirittura delle multinazionali. Bob Denard è stato, per certi versi, l'uomo dell'intervento oscuro, del lavoro sporco, prima che i mercenari diventassero i contractors attuali o che degli autentici signori della guerra si dotassero di eserciti personali con cui imporre la politica propria o del proprio paese in altri stati e in altri continenti. Ha fatto scuola Bob Denard per certi versi e alla sua scomparsa nel 2007 con la cerimonia funebre nel cimitero di Graial-l'Hôpital nella regione della Gironda, più di qualcuno ha intonato il canto dei mercenari mentre la bara calava nella fossa, più di qualcuno ha salutato il vecchio comandante, ma molti altri hanno tirato un sospiro di sollievo, perché con la morte di Denard sono morti con lui anche tanti misteri, tanti segreti, tante questioni oscure che come tradizione nel mondo dei mercenari non conosceremo mai, almeno fino in fondo. Questo video, come molti altri della nostra piattaforma, vi è offerto dal nostro preziosissimo partner NordVPN. Conoscete già tutti i vantaggi di NordVPN, la migliore VPN italiana? Beh, oggi ce n'è uno nuovo, uno in più, una nuova app che si chiama Saily. Che cos'è Saily? È l'app eSIM per viaggiatori sviluppata esclusivamente da NordVPN per tutti voi. Se sottoscriverete in questo periodo, a partire da oggi fino ad agosto, un piano con NordVPN, potrete avere fino a 20 GB gratis da usare su Saily in base alle vostre esigenze e al piano appunto acquistato. Si possono anche prenotare vacanze a prezzi ridotti sfruttando NordVPN e connettersi in piena sicurezza dai wifi dei luoghi pubblici, pensate ai ristoranti, gli hotel o meglio ancora gli aeroporti, usando Saily o NordVPN o tutti e due in coabitazione. E allora cosa aspettate? Approfittate della grande offerta che NordVPN ha riservato a tutti voi follower del canale Dentro la Storia e viaggiate in sicurezza quest'estate da casa oppure lontano da casa con NordVPN.